Allora, il problema della storia delle origini. La differenza rispetto ad altre storie di popoli vicini. Per popoli vicini si intende i popoli del vicino Oriente Antico. No, vicino Oriente Antico è tutta questa fascia di territori che qualche storico ha anche chiamato la mezzaluna fertile, no? Quindi dall'Egitto, diciamo così, fino alla Mesopotamia, quindi tutta questa zona costiera del Mediterraneo, ma anche che arriva fino al Golfo Persico, no? Passando attraverso l'Iraq, la Siria, la Palestina. Ecco, questa zona del mondo è stata particolarmente baciata dalla grazia della civiltà. La civiltà si dice sia andata lì, perlomeno quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale è nata in Oriente, no? Però nel vicino Oriente, non nel lontano Oriente. Ecco, quella è una storia parallela, perché poi ce n'è più di uno di Oriente, c'è appunto, se volete, il Medio Oriente, l'India e poi addirittura l'estremo Oriente fino ad arrivare al Giappone e così via. Ecco, la storia di Israele rispetto alla storiografia dell'Egitto, a quella insomma della Siria, Babilonia, è che le tradizioni storiografiche ci sono state consegnate in buona parte in una tradizione religiosa, quindi è un libro sacro. E quindi la storia di Israele spesso si racconta in chiesa, si racconta in sinagoga. Perché? Perché in sinagoga, in chiesa si legge la Bibbia. È interessante anche che tutto ciò che noi abbiamo di documentazione al di fuori della Bibbia in realtà non è molto esteso. Cioè abbiamo una documentazione certo epigrafica, cioè scritte antiche, queste sono epigrafie, e archeologica che diciamo è abbastanza modesta se la confrontiamo con quella di altri popoli antichi. Egiziani, assiri, sumeri, eccetera, hanno lasciato tante tracce, mentre invece Israele antico non ne ha lasciate tantissime, almeno non così vistose, non così famose, non così popolari. Certo, gli studiosi hanno del materiale, non è che insomma, c'è un materiale da studiare, però diciamo che è abbastanza ridotto rispetto a quello di altri popoli antichi. E poi c'è un'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto, che la storiografia che noi abbiamo e che ricaviamo, come avete capito, in gran parte dalla Bibbia, non è motivata da intenzioni appunto storiografiche. Cioè non è motivata dall'intenzione di raccontare delle cronache, ma è motivata, se volete, da un intento teologico, cioè dall'intento, un intento di fede. Cioè si riferisce tutta questa storia e si racconta alla luce dell'idea che c'è un progetto divino che guida questa storia. Quindi non è una storiografia pura. È vero che si potrebbe discutere se esiste una storiografia pura che non abbia degli intenti in qualche modo anche ideologici, eccetera. Però sicuramente ecco il fatto che gran parte di ciò che sappiamo della storia di Israele ci viene tramandato attraverso un testo che è religioso, capite che questo rende molto peculiare la storia di questo popolo. Allora, nella Bibbia abbiamo Israele che racconta se stesso. Comincia a raccontarsi con quelle che chiamiamo le tradizioni sui patriarchi, cioè diciamo da Abramo in poi. Nel libro di Genesi abbiamo delle tradizioni che cercano appunto di raccontare un passato remoto. I primi 11 capitoli di Genesi raccontano un passato talmente remoto che è proprio relegato anche come forma, anche proprio come contenuto letterario al genere del mito. E infatti possiamo trovare in gran parte dei racconti nei capitoli 1-11 della Bibbia dei corrispettivi nelle culture vicine. Pensate al diluvio, per esempio. Ecco, le tradizioni dei patriarchi fanno riferimento a un'epoca abbastanza remota che potremmo collocare quasi 2000 anni prima di Cristo. 1850, diciamo, nell'età del bronzo, cioè appunto un periodo abbastanza remoto del passato. La stessa cosa, perché dopo le tradizioni sui patriarchi, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, la storia di Giuseppe, noi abbiamo il racconto dell'Esodo, quindi la storia di Israele, il soggiorno di Israele in Egitto, la storia di Mosè, la storia della fuga dall'Egitto, la peregrinazione del deserto, l'arrivo nella terra promessa. E anche tutti questi racconti non sono racconti sicuri dal punto di vista storico, no. Sia i racconti dei patriarchi che i racconti dell'Esodo non sono considerati i racconti storici dalla critica moderna, cioè dal lettore moderno, dall'accademia, non sono considerati. Cosa vuol dire? Attenzione, non vuol dire che sono racconti inventati, no? O che sono racconti di fantasia, no?
come, non so, un testo fantasy di letteratura. Spesso per ridicolizzare la Bibbia si fa questa battuta, no? La Bibbia è un libro, insomma, fantasy, cioè andrebbe collocato in un certo, accanto a Harry Potter, no? E al Leone, la strega e l'armadio di Lewis, cioè quindi pura invenzione della fantasia. In realtà non è così, perché i racconti che noi leggiamo nella Bibbia sono il resoconto di tradizioni, cioè non è qualcuno che si è seduto, qualcuno, un gruppo di persone che si sono seduti a tavolino e hanno inventato. Ma si tratta di persone, sì, si sono sedute a tavolino perché per scrivere bisogna sedersi, non so, si può anche lavorare in piedi, per la verità, però insomma, intendo seduti nel senso che si sono concentrati su quell'azione di produrre uno scritto, però hanno lavorato su materiale preesistente, che hanno riorganizzato, elaborato secondo appunto un progetto, diciamo così, editoriale, con l'intento di comunicare qualcosa, ma non sono partiti da zero. Quindi sono testimonianze di tradizioni antiche, ma queste tradizioni che cosa raccontano? Qui il punto è che di queste tradizioni noi non abbiamo nessun riscontro al di fuori di questi racconti, o ne abbiamo di molto vaghi, e questo, data anche la natura ideologica di questi testi, ci fa pensare che molto probabilmente è un lavoro inutile cercare coincidenze tra la Bibbia e l'archeologia. Non esiste la disciplina scientifica archeologia biblica, c'è l'archeologia e basta, c'è l'archeologia del Vicino Oriente. Poi ci sono degli studiosi, generalmente sono i biblisti, che vanno a cercare nell'archeologia qualche traccia di quello che si trova nella Bibbia. Ecco, per quanto riguarda i riscontri storici, cioè da che punto in poi la Bibbia comincia a non essere più considerata soltanto il resoconto di tradizioni, quindi di leggende, di miti, perché capito, in una tradizione si accumulano pensieri, elaborazioni, anche immaginazione, no? Che amplifica, che cambia i significati, che rivede, che a volte anche inventa personaggi per personificare situazioni, esperienze. Ecco, gli studiosi di oggi pensano che l'epoca monarchica, ma non la monarchia di Davide e Salomone, la monarchia dei due regni. Quindi diciamo a partire dalla fine del IX secolo avanti Cristo più o meno. Da allora, fine IX secolo, inizio VIII secolo, si comincia a ritenere la Bibbia una fonte più storicamente attendibile. Ci sono riscontri di vario tipo, iscrizioni, cronache anche di altri popoli che riferiscono guerre con i vari re di Israele e così via. Quindi diciamo che abbiamo tradizioni che cercano di raccontare, diciamo, la notte dei tempi, però questo racconto prende una forma che si avvicina di più al nostro concetto attuale di storia soltanto a partire appunto dalla fine del IX secolo, inizio dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi diciamo 800 anni prima della nascita di Cristo. Quindi tutto ciò che avviene prima è il racconto della Bibbia, non possiamo dire è accaduto così, cioè non abbiamo strumenti per avere riscontri storici di quello che è raccontato, anzi abbiamo spesso motivi per dire che non è possibile. Per esempio noi sappiamo che quasi certamente non è avvenuta nessuna conquista, non ci sono tracce della conquista della terra promessa, della storia di Giosuè, perché l'archeologia invece ci dice che il popolo di Israele si è formato progressivamente sulla terra di Israele, anche se poi ha, diciamo, attinto alla propria tradizione, alla propria identità come appunto proveniente da un altro luogo. Anche i romani a un certo punto hanno pensato di essere discendenti degli antichi troiani, no? Attraverso Eneade. È così, gli ebrei hanno pensato, noi siamo discendenti, mio padre era un arameo errante, no? La storia di Abramo un arameo, quindi praticamente un abitante della Mesopotamia che arriva a vivere in Palestina e così via. Quindi più che di storia, allora diciamo si parla di protostoria di Israele. Ma ad esempio con corrispondenza con l'Egitto non ci siamo. Ci sono soltanto vaghe cose. Per esempio sappiamo che effettivamente ci sono racconti di schiavi fuggiti dall'Egitto. Però se noi dovessimo collocare storicamente la storia di Mosè, è sempre la storia di Mosè si colloca in un periodo, se andiamo a confrontare le cronologie rispetto a quello che la Bibbia ci dice, in un periodo in cui
l'Egitto controllava anche la Palestina, quindi dove fungi? Stai sempre là. E quindi insomma, però sappiamo che appunto che il fatto che schiavi fuggissero e si stabilivano e riuscivano a avere una vita insomma indipendente, libera, cose che riusciti a fuggire dall'Egitto, ci sono dei racconti abbastanza simili. Per esempio su Mosè, tenete presente che ciò che conta è il significato di questi racconti più che la storicità di questi racconti intesa come corrispondenza esatta ad eventi. Questa è la cosa fondamentale. Tra l'altro queste tradizioni, adesso vedremo, le tradizioni su Mosè, hanno anche una loro storia peculiare, che diventa fondamentale a un certo punto nella storia di Israele. Comunque, primo concetto chiaro, bene, la storia vera e propria di Israele comincia, diciamo, dopo l'VIII secolo a.C. Quello che noi possiamo definire storia secondo i nostri criteri di oggi. Quindi l'Antico Testamento è un'interpretazione teologica della storia, perché per il popolo di Israele la propria storia è la storia di un incontro con il nome. Io preferisco non pronunciarlo proprio perché sono un tradizionalista. Il suo incontro con il nome preferisco non pronunciarlo. L'itinerario storico di Israele è diretto dalla volontà del nome, cioè questa è l'idea fondamentale. Quindi tutto ciò che avviene in questa logica di un progetto collegato a un'altra idea, l'idea di elezione, cioè che Israele ha un ruolo particolare all'interno della storia del mondo. Quindi è un'elezione, cioè una scelta da parte di Dio verso questo popolo, però è una scelta che ha anche, se volete, un significato universale, cioè riguarda un po' tutti i popoli. L'elezione comporta anche in qualche modo una universalità, è un concetto molto chiaro, per esempio nell'attuale giudaismo rabbinico, cioè il popolo di Israele è un popolo sacerdotale. Cosa vuol dire? Che un popolo è incaricato di stare più vicino a Dio di tutti gli altri popoli perché, come il sacerdote del gruppo, nella società antica, aveva il compito di stare più vicino alla divinità e di servirla per il bene di tutti, così il popolo di Israele, per il bene di tutta l'umanità, serve il suo Dio. Questa è l'idea, un'idea molto forte nel giudaismo rabbinico. Quindi l'elezione implica sempre anche una dimensione universale, cioè la vocazione è individuale, ma proprio perché è individuale è rivolta a una persona, questa persona ha una missione per tutti, quindi c'è l'universalità dentro, cioè queste due cose, no? Quindi elezione non significa mai esclusività, cioè per esempio vai solo tu in paradiso, no? Ma Israele è la città sul monte, la luce verso cui tutti gli altri popoli vanno nella visione di Isaia, o appunto se volete la città sul monte secondo il Vangelo. Capite come questa è una visione proprio, se volete, para a quella che noi dovremmo avere di Chiesa, no? Quindi la nostra vocazione, se volete, è un'elezione, in questo senso un'elezione esclusiva perché siamo noi non altri, ma questa elezione esclusiva è nello stesso tempo universale perché siamo noi e non altri per tutti, quindi è una missione, no? Quindi rispetto ad altre culture, ad altre concezioni della storia, la storia secondo le scritture di Israele, come visione d'insieme, è una storia lineare, cioè non è una storia ciclica. Cosa vuol dire? Che non c'è una forza, diciamo, cieca che muove come un motore che poi comunque torna su se stesso. No? Ma c'è una direzione, c'è un obiettivo, c'è una intenzione negli eventi, c'è un progetto